Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per quello che riguarda l'amore per l'ultima parte di febbraio. Vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione vi lascio il link di un video dove spiego come unire i messaggi dei tre oroscopi, quindi del segno solare, lunare e dell'ascendente. Bene. Mostrami. Toro, tendenze energetiche affettive per i prossimi 15. Wow! Il diavolo. Cari amici del Toro, sento una sorta di energia di costrizione, diciamo. Probabilmente qualcuno non si sente libero di muoversi, non si sente libero di agire. Potrebbe essere, che faccia riferimento a quello che è il condizionamento che si sta subendo da parte di qualcuno. O potrebbe far riferimento a un qualche tipo di dipendenza. Andiamo a vedere nello specifico perché c'è il diavolo per gli amici del Toro. Abbiamo un asso di denari, un 4 di bastoni, la carta del sole. Quindi l'asso di denari direi che è una bellissima carta, parla di wow, 2 di coppe, regina di bastoni. Dicevo, l'asso di denari è una bella carta, parla di quello che sono i nuovi inizi, parla di quello che sono le nuove vie, per certi versi anche dei doni, dei regali, come se ci fosse stato un qualche tipo di dono arrivato dal cielo. E sembrerebbe di sì, visto che abbiamo anche questo bellissimo 4 di bastoni che mi parla di un'unione, mi parla di stabilità, di anche quello che potrebbe essere una famiglia, per qualcuno si parla di un qualche tipo di contratto, di compromesso. E qui abbiamo una bellissima carta del sole e mi suggerisce quello che è come vi posso dire, un'esplosione del cuore se vogliamo, no, il la carta del sole io la sento proprio come una carta di benessere, di stabilità, di felicità. Abbiamo poi un 2 di coppe. In questa posizione, insomma, non mi fa ben sperare, nel senso che c'è un qualche tipo di, cosa legata a quest'unione che non è magari come vorreste o che non si è rivelata come ve lo aspettavate. La regina di bastoni potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona o potrebbe essere semplicemente un'energia, mhmm, diciamo così, affascinante. 3 di pentacoli. Andiamo a vedere l'ultima carta. E il cavaliere di spade. Che interessante che ci sia il diavolo, in apertura, perché queste carte in realtà non le vedo così male, anzi le vedo piuttosto, insomma, belle. Quindi quello che sento è che, c'è in qualche modo la volontà di, fare un qualche tipo di azione, potrebbe far riferimento il 3 di pentacoli, visto che qui comunque avevamo anche un 4 di bastoni, a quello che è una casa in senso fisico, un qualche tipo di, magari si tratta proprio di affittare una casa, di prendersi la responsabilità. Questo sento che è per i, giovanissimi diciamo. Si tratta proprio di quello che è il prendersi la responsabilità di un affitto, quindi di tutto quello che è il prendersi una casa, di tutte le spese, della gestione diciamo da un punto di vista pratico. Per qualcun altro fa riferimento al comprare, al costruire quello che è una casa. Non sento tanto che sia proprio un cambio, ma più un mettere su un qualche cosa insieme. Il punto è che alla fine della stesa avete un cavaliere di spade e il cavaliere di spade è sempre un'energia che va e che viene, che non è molto stabile, è una persona che ritratta, è una persona arrogante e probabilmente mi spiego un po' di più forse l'energia del diavolo con questo cavaliere di spade, okay, non è che sia una persona cattiva, nel senso però è una persona, mhmm, così che molte volte diciamo, volta le spalle. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo l'asso di, denari, wow, giudizio e gli amanti. Quindi per qualcuno questo asso di denari è,
fa riferimento a quello che è un contatto, se vogliamo anche di qualcuno che arriva dal passato, perché abbiamo la carta del giudizio, e c'è sempre un qualche tipo di riferimento, magari qualche persona che non si vedeva da lungo tempo, e c'è anche la carta degli amanti, quindi sembra che questo tipo di inizio, questo tipo di nuovo nuova presa di consapevolezza, nel caso in cui siate già in una relazione e ci sia questo, cambio, se vogliamo, o questa il giudizio fa riferimento, è vero, alla telefonata, ma anche a quello che è una comunicazione, quindi magari c'è stata una chiacchiera per qualcuno, non lo so. Comunque parla di quello che è un portare in equilibrio, c'è stato quello che è una presa di consapevolezza anche, se vogliamo, per quello che riguarda la relazione d'amore, ed è da qui che c'è questo nuovo modo di vedere le cose, questo nuovo modo di concretizzare, se vogliamo, anche l'amore o la relazione in sé. Andiamo a vedere perché c'è il 4 di bastoni, per piacere, grazie. 2 carte per gli amici del toro, per piacere, grazie, per il 4 di bastoni. Ok, abbiamo il 5 di coppe, la regina di coppe e un 3 di bastoni al contrario. Guarda, il 5 di coppe mi fa normalmente parla di quello che è una perdita, quindi può essere che qui qualcuno, o debba perdere un qualche tipo di stabilità per arrivare verso quest'unione, mh, anche se sento che è più un non lo so, lo vedo un po' come allontanarsi da se stessi. Questo tipo di compromesso, questo tipo di unione, per certi versi è un po' come se si perdesse la connessione con se stessi, come se si perdesse, di vista quello che erano i propri obiettivi, i propri progetti, il proprio sé, mi verrebbe da dire, no, ed è per quello che forse c'è anche il sole qui. Fatemi vedere il sole. 3 di pentacoli un'altra volta, ce l'avevate già qui. Abbiamo un 10 di pentacoli e il 6 di bastoni. Mhmm, In realtà con queste carte, la carta del sole mi dà proprio quest'idea di riuscita, di felicità, di appagamento. Di nuovo il 3 di pentacoli per qualcuno potrebbe essere quello che è, il riferimento alla casa, al fare una famiglia, potrebbe essere il riferimento a sentirsi appagato, a sentirsi proprio completi, a sentirsi riconosciuti. C'è questa tendenza con il sole a crescere, okay? È qua che non mi convince tanto. Datemi ancora una carta per il 5 di coppe, per piacere. 10 di coppe al contrario, torre al contrario e il 2 di spade al contrario. Non so, è come se, ci fosse qualche tipo di questa perdita fa riferimento a un qualche tipo di costruzione egoica che voi avete fatto. C'è il bisogno, c'è la necessità di lasciarsi andare indietro, un qualche tipo non lo so, sento che è come se, voi aveste sempre avuto un'idea di quello che era la famiglia felice, se vogliamo, o la vostra idea di famiglia, e qui c'è da ridimensionare un pochettino le cose, okay, c'è da, far cadere un pochettino quelle che erano le proprie sicurezze a tal proposito, magari non è sempre così per tutti, magari si possono cercare dei nuovi equilibri, sento, no, però, comunque è una fase mentale. Quello che dicevo prima del fatto che vi sento un po' lontani da quello che è il vostro lato emotivo, lo confermo ancora. Andiamo a vedere perché c'è il 2 di coppe, per piacere, grazie. Okay, allora abbiamo un 7 di pentacoli, vediamo che altro mi danno, e un 8 di coppe. Quindi per certi versi potrebbe fare guardate, avevamo un giudizio all'inizio. Qui sento che qualcuno, probabilmente sta aspettando che si che l'altra persona torni, mh, o molto più probabile, perché in realtà sì, c'è il giudizio che parla di questa energia del passato, ma non per tutti c'è una qualche persona che arriva dal passato. Magari per molti è uno schema che si ripete dal passato o qualche tipo di paura che torna dal passato. Perché in effetti questo sento più che un'energia di adesso, il fatto di voler andare non lo so, è come un aspettare di andare.
Per certi versi qualcuno ha, se vogliamo, seminato, ha cambiato il proprio seminato, ed è qui il fatto che vi siate allontanati o dobbiate comunque allontanarvi da quello che era la vostra idea inerente a qualche tipo di concetto magari familiare o di unione, però per certi versi sento che c'è anche il bisogno di fare quello che è una ricerca interiore, okay, c'è, non lo so, vi sento lontani da quello che è questo unione del cuore, perché comunque, il 2 di coppe fa riferimento proprio a quello che è l'unione di sentimenti, all'innamoramento, non è tanto un'unione solo in senso fisico, e si può anche essere lontani fisicamente, ma essere molto uniti nel cuore. E qui sento che per certi versi si va ancora verso quella sensazione. In effetti io qui ho bastoni e denari, ma cuori, scusate, ma coppe, a parte questo 5 di coppe che, eh sì, ho la regina di coppe, però ripeto, non vi sento proprio in connessione. Andiamo avanti, vediamo perché c'è la regina di bastoni. Abbiamo la morte al contrario, il 4 di spade. Sento che qui c'è qualcuno che, uhm, vorrebbe sentirsi come quello che è la regina di bastoni. Nel pieno potere personale vorrebbe essere in grado di plasmare un pochettino quello che sono le energie, ma non si fa questo tipo di cambio. Sento che qui c'è qualcuno che ha ancora bisogno di focalizzare un attimino l'obiettivo, c'è bisogno di riprendere forse un attimino le forze da quello che è stato tutto questo lavoro, di perdita, di scelta, di caduta dell'ego, okay? Non c'è ancora quel cambio, la morte è al contrario, quindi sento che qualcuno ancora non sta prendendo questa distanza di cui parlava probabilmente l'8 di coppe. Andiamo a vedere perché c'è il 3 di pentacoli. Allora abbiamo il sole un'altra volta, ce l'avevate già qui. Vediamo che altro mi danno, perché comunque il sole è una carta di compimento, una bellissima carta il sole. E il diavolo un'altra volta. Scusate, voglio solo vedere il cavaliere di spade per grazie. La sacerdotessa, il 10 di bastoni e di nuovo il 4 di bastoni. Guardavo se avevate 5 di pentacoli, ma no, non mi pare. No, perché, dunque, allora, guardate, scusate, io di solito il fondo mazzi non li guardo mai, non taglio neanche mai i mazzi per una questione mia che forse un giorno spiegherò. Però adesso mi è proprio caduto l'occhio, avete il carro. Allora, guardate, quello che sento è che la sensazione che ho forte è che qualcuno vi mette in testa di prendere una casa, di fare qualche cosa, di andare avanti e poi in realtà alla fine se ne vada, cioè che vi abbandoni, nel senso che comunque si fa 2 conti in tasca e dice: "Ma forse non mi conviene tanto star qui ed è meglio lasciare andare questo tipo di unione o questo tipo di relazione." Non è così per tutti, potrebbe semplicemente far riferimento al fatto che non se ne vada dall'intera relazione, ma magari solo in quel momento, di discussione piuttosto che, però quello che mi colpisce è che avete il sole con il diavolo vicini. Sento che qui c'è qualcuno, essendoci anche poi comunque questa reginella di bastoni che normalmente fa riferimento, non so se ci fate caso, è rappresentata con un gatto nero, quindi fa riferimento anche un po' a quello che è l'essere strega, l'essere donna ammaliatrice. Quindi potrebbe essere che per qualcuno c'è una sorta di manipolazione qui o di condizionamento, come dicevo all'inizio della lettura, perché comunque c'è il diavolo. Mh. Potrebbe essere che qualcuno vi, diciamo, tiene per le vabbè, mi sta venendo una parola che è meglio non dire. Vi tiene stretti, okay, per un qualche tipo di discorso economico, materiale, può essere proprio riferito alla casa. Magari perché voi non sapete dove andare a vivere o magari perché è casa vostra e non riuscite a mandare via questa persona, non lo so. Sento delle energie strane comunque, sento delle energie contrastanti perché per certi versi vorreste fare qualche cosa, vorreste espandervi, vorreste questo tipo di crescita, okay, ma non ce la si fa perché comunque la carta principale della lettura è un diavolo e anche qui avete il diavolo. C'è qualche tipo di condizionamento, non so se è una situazione o una persona che condiziona quello che è il movimento di questa energia, di questa responsabilità, di questa casa, di questa costruzione della solidità,
ok? E comunque verso la fine della stesa c'è una forte presa, se vogliamo, di coscienza con quello che è la sacerdotessa, potrebbe anche esserci una fase di silenzio, per certi versi, dove qualcuno semplicemente si lascia indietro tutti quelli che reputava i pesi, come poteva essere questo tipo di unione. Quindi potrebbe essere, non è così per tutti, ripeto, adesso però, per qualcuno, magari se siete già in una fase di alto e basso, insomma, in questa relazione, potrebbe essere che in questo periodo, 15, 20, 30 giorni, ci sia questo sviluppo di questa energia. E l'energia del caro, che è di nuovo caduta tra l'altro, mi fa proprio vedere il movimento, quindi c'è qualcuno che si muove, che si sposta, e avete comunque un cavaliere di denari che vi dà le spalle, di spade, il cavaliere di spade che vi dà le spalle. Quindi, non so, diciamo che vuole essere un consiglio, ecco, sul tenere appunto questi gli occhi bene aperti, okay? Fate attenzione, cercate di capire quali sono i condizionamenti, quali sono le cose che vi condizionano. In questo senso gioca molto la mente, e difatti voi qui avete comunque quello che è un 2 di spade, che parla comunque di quelli che sono i dubbi, no, i dubbi interiori, e c'è anche comunque una sacerdotessa, quindi può essere che ci sia tanto lavoro interiore. Abbiamo anche l'8 di coppe che mi parla proprio di questo, okay? Però tutto quello che è mente, cioè la mente, fondamentalmente è capace molto bene di dire bugie, perché gioca l'ego poi lì, no, quando voi volete capire come vi sentite in riferimento a una determinata situazione o a una determinata relazione, ascoltate la primissima impressione che avete, perché poi già la seconda è la mente che inizia a lavorare: "Ma forse però è così, ma forse però no dai è così, ma se io avessi risposto così, ma se fosse andat" boh, lì vi incastrate in una serie di pensieri. L'istinto, quello che d'impatto vi viene, ascoltate il vostro intuito, lo dice anche la sacerdotessa, diventate più intuitivi, okay, non aspettate che sia l'altro o l'altra a darvi conferme o i fatti. So che molta gente ha bisogno di un riscontro reale, però iniziate comunque a fidarvi di quello che è il vostro istinto, perché già vi dice molto. Cercate di capire dove vi state facendo condizionare, dove state andando un po' contro quello che è la vostra natura, okay, perché qua c'è proprio il bambino interiore. Per qualcuno tutto questo non c'è un'imperatrice in realtà, però, il fatto che ci sia 2 volte il sole, legato comunque, guardate, c'è il sole e sotto il 3 di pentacoli che lo spiega, e qui c'è il 3 di pentacoli e il sole che lo spiega. Sento che per qualcuno fa riferimento alla pianificazione di un bambino. Magari non è per molti, però il progetto di cui parla questo 3 di denari, se non fosse quello inerente alla casa, per qualcuno potrebbe essere, un bambino, okay? Va bene, andiamo a vedere il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e potete condividere. Ok, allora guardate, il compromesso e l'isolamento. Wow. Allora, questo è il conscio e questo è l'inconscio. Quello che vedete è la vostra sofferenza. Okay? Sento che c'è qualcuno che ha una forte è un 3 di spade. C'è qualcuno che ha una forte sofferenza dentro, ricordatevi che qui avete comunque una torre. Quindi sicuramente qualcuno ha una sorta di, protezione, di barriera dentro da dover da dover lavorare, da dover sciogliere, okay? E qui sento che, guardate, è come se fosse sento che, per qualcuno sì, è dentro questo tipo di relazione, dentro questo tipo di unione, ma in realtà è un compromesso. In realtà, come vi posso dire, non la sento come se fosse una relazione di pieno amore, anche se vi ricordo che qui avevate comunque gli amanti, che mi parla di relazione comunque equilibrata. Sì, ma comunque sì, perché anche questo è un 6 di denari e mi parla comunque di quello che è un equilibrio, però è nel vostro inconscio. E visto che in questo mazzo si chiama compromesso,
Quello che sento è che per certi versi stiate scendendo inconsciamente a dei compromessi per riuscire a stare dentro questa relazione, mh? È un po' come il non esprimere pienamente se stessi, quello che dicevo prima, perché ci sono determinati condizionamenti. Tutta questa cosa che ho detto può anche far riferimento ovviamente se siete single, è un vostro percorso di lavoro su quello che è l'idea di una casa, di una famiglia, di una relazione, di un bambino, quello che rappresenta insomma, la lettura per voi, okay? Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio in chiusura per gli amici del Toro, andiamo a vedere un messaggio degli angeli del cuore. Wow, fiducia, bellissimo. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia e mi verrebbe da dire anche un po', se vogliamo, ehm, pazienza, nel senso che l'universo ha i suoi piani, ha i suoi ritmi di lavoro. Vi ricordo che la stesi inizia con un bell'angelo, okay, quindi, abbiate fede, come dice la carta, abbiate fiducia che le cose arrivano quando siamo pronti a riceverle. Bene amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi possa essere stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.